Siamo a 5 volte 0,79, azioniamo il carico, la tensione è scesa di poco, siamo andati a 5 volte 0,64. Buongiorno a tutti e benvenuti su Deriver Lab. Oggi facciamo un piccolo video sugli integrati di regolazione di tensione fissi, tipo il 7805. In particolare useremo un 7805 per ricavare anche tensioni superiori e addirittura lo useremo per fare un alimentatore variabile. Ci sono altri integrati che fanno quella funzione lì, ma comunque sapere certe cose secondo me non fa mai male. E pertanto proseguite con questo video e vedete cosa combino anche questa volta. Allora parliamo un pochino degli integrati di stabilizzatori di tensione a tensione fissa. In questo caso qui c'è il 7805, potrebbe essere comunque il 7808, il 7812 e compagnia cantante, come dico io. Allora supponiamo di avere un ingresso a 24 volt, il terminale centrale è collegato alla massa e qui avremo un'uscita 5 volt. Prima che mi venga fatto notare, non ho disegnato praticamente due condensatori da questa parte e due condensatori dall'altra, perché mi interessava solamente, diciamo, l'integrato, far vedere l'integrato. Comunque sia vicino, il più vicino possibile ai terminali d'ingresso. Di solito ci va di qua e di là un condensatore da 100.000 picofarad e più uno di piccola capacità elettrolitico che può essere 10 microfarad o giù di lì. E in più ovviamente a monte ci va il ponte di diodi chiaramente e il condensatore di filtro un pochino più grosso. Comunque non l'ho disegnati, qui ci vanno, ma lo capiamo lo stesso. Facciamo conto che ci sia. Nell'uso classico del 7805 o un altro stabilizzatore di tensione a tensione fissa, si entra con una tensione, se volete diciamo caratteristiche più precise, mi pare che la tensione di ingresso vada fino a 35 volte, ma non vorrei sbagliarmi. Comunque trovate il datasheet e ve lo dice tranquillamente. Comunque mettiamo che noi qui diamo un ingresso di 24 volt, per dire una tensione qualsiasi, potrebbe essere anche 20 volt, non cambia niente, e in uscita con questa configurazione avremo 5 volt. Vediamo un attimino. Caso 2. Ecco, noi non ci bastano i 5 volt perché per qualsiasi problema che abbiamo noi dobbiamo avere in uscita, diciamo, 6 volt, 6 volt e 3, 6 volt e 4. Allora possiamo mettere sul terminale negativo prima della massa, prima del negativo, praticamente sul terminale che andrebbe al negativo, possiamo inserire due diodi tipo l'1N4007. Dico due, possono essere 3, possono essere quello che volete. Ogni diodo più o meno farà una caduta di tensione di 0,6-0,7 volt, dipende ovviamente dal tipo di diodo. Sicché diciamo, se noi mettiamo 2 1N4007 avremo una caduta di tensione di 0,7 circa, ripeto circa, del diodo, e sicché avremo un innalzamento di tensione di 1,4 volt, sicché all'uscita del nostro 7805 in questo caso potremo avere 6,4 volt circa, ripeto circa. Allora un altro caso potrebbe essere quello che mettiamo uno Zener. Mettiamo che noi dobbiamo avere una tensione più alta, mettiamo 10 volt. Possiamo mettere uno Zener da 5 volt e 1 e qui in uscita invece che 5 volt avremo 10 volt e 1 circa. Se ovviamente questo 7805 fosse un 7812 avremo di 7 volt e 1, cioè avremo i 12 volt più 5 volt e 1 e così via. E compagnia cantante, che mi garba dirlo, che la gente dice: ma come compagnia cantante? Sì, è bello dirlo. E così anche in questo caso l'uscita sarà più alta del valore di Zener che andremo a mettere qui. La stabilizzazione sarà la stessa, cioè se ipotesi abbiamo una stabilizzazione a cose normali del 7805 del 2%, dico un valore a caso,
continueremo a avere una stabilizzazione sempre del 2%, cioè questa cosa qui non crea problemi, diciamo, poi alla stabilizzazione. Allora, se vogliamo fare proprio le cose ancora più in grande, possiamo usare questa configurazione. Allora, ripeto, questa qui è l'uscita regolabile, però ripeto, come magari ho detto all'inizio, ci sono degli altri integrati che fanno uscita regolabile, tipo l'LM317, e ce n'è tanti, poi ce n'è degli altri, ma insomma, perché usare un 7805? Prima di tutto perché magari l'ho nel cassetto, c'ho da fare una cosa al volo, mi serve una tensione, che ne so, di 9 volt, di 9 volt e 8, una cosa particolare, di 12 volt e 20, e allora dico, come faccio? C'ho un 7805, una resistenza, qualche resistenza, un potenziometro oppure un trimmer, la faccio in questa maniera qui. Allora, anche facendolo in questa maniera qui, non avremo problemi nella stabilizzazione di tensione, sicché non è che io vario la tensione d'uscita e poi lui, come ci metto un carico, se ne va nel matto. Mettiamo che noi qui lo regoliamo per avere un'uscita di 13 volt, se la stabilizzazione è magari sempre come prima del 2%, rimarrà del 2% anche in questa configurazione. Sicché in questa configurazione qui avremo realizzato un alimentatore variabile entro certi limiti con un 7805, un 7812, un 78 quello che vogliamo. Ovviamente quello che bisogna capire è che la tensione minima che posso avere in uscita in questo caso saranno i 5 volt, cioè non è come l'LM317 che ho diciamo 0,7, 1 volt, quello che sia, insomma, ho delle tensioni più basse. Questo collegato con questo piedino qui, collegato a massa, dava in uscita una tensione di 5 volt, e la stessa cosa se poi girerò tutto il potenziometro in questo senso qui, che arriverà qui, e sicché questo piedino sarà collegato a massa, meno di 5 volt non le avrò lo stesso. Però, ripeto, ci può fare comodo perché abbiamo un integrato lì e ci serve un altro tipo di uscita. Allora, per fare questo piccolo esperimento ho montato il 7805 su una grossa basetta di dissipazione, non perché ne avesse bisogno, ora avvicino, ma perché così è pesante e mi sta ferma, se no se ne va a giro. Allora, qui filo rosso, lo sposto, filo rosso l'ingresso, qui abbiamo la massa che ora è collegata, diciamo, insieme. Qui c'è un pezzettino di filo che dopo lo apro per fare l'esperimento. Il filo marrone va al negativo, il filo rosso va al positivo, il filo blu è l'uscita praticamente. Questo è il 7805, vediamo se si legge, forse si legge meglio così, e in questa configurazione, cioè direttamente con la massa a massa appunto, col negativo collegato direttamente al negativo, qui c'è l'ingresso, qui c'è l'uscita e praticamente gli mettiamo dentro 20 volt e lui ne tira fuori 5. Ora si prova. Alimentatorino della Elind su 20 volt, colleghiamolo e colleghiamo il carico. Colleghiamo il carico dove preleveremo poi 1 ampere. Qui è già impostato per 1 ampere, quando premerò questo pulsante il carico si inserisce. Il set di ripresa è questo, qui c'è il 7805 collegato normalmente, vediamo come si comporta sotto carico, vi inquadro direttamente il 34401 per vederlo meglio. Allora, siamo a 5 volt 0,79, azioniamo il carico. La tensione è scesa di poco, siamo andati a 5 volt 0,64. Continuiamo col nostro esperimento. Quello che andrò a fare è mettere questi due diodi come abbiamo visto da schema e la tensione dovrebbe aumentare di circa 1,5 volt, 1,4 volt. È tutto fatto in maniera un po' rozza. Vi ricordo che i diodi vanno con la freccina rivolta verso il negativo. Ecco fatto, la tensione è salita di poco meno di 1,4 volt, sicché se noi avessimo bisogno di avere una tensione di circa 6 volt
invece che 5 di 6 volte e mezzo, 6 volte e 4 possiamo mettere 2 diodi come si è visto da schema. Sono diodi comuni, vanno bene gli 1N4007. Azioniamo il carico e anche qui la caduta di tensione ovviamente è minima. Ora guardiamo cosa succede se metto uno Zener come abbiamo visto da schema. In questo caso la freccina del diodo, la fascettina, va verso l'alto, verso l'integrato. Anche in questo caso collegamento fatto un po' rozzo, ma insomma serve per il nostro esperimento. Come vedete la fascettina del diodo Zener, che è da 9 volt, è rivolta verso l'integrato, mentre questa parte è a massa. In questa maniera abbiamo messo uno Zener da 9 volt, ci dobbiamo trovare invece che 5 erotti, 14 erotti. Anche in questo caso siamo andati quasi a 14 volt. In linea teorica si doveva arrivare precisamente a 14 volt, ma alle volte c'è delle tolleranze anche nei diodi. Sicché abbiamo 13 volt e 6 invece che 14, anzi 13 e 656, quasi 13 e 7. E anche qui, come c'è da aspettarsi, se inseriamo il carico non c'è caduta di tensione apprezzabile, perché il fatto che noi mettiamo dei diodi in serie non pregiudica ovviamente la stabilità dell'integrato. Vediamo un attimino come si può fare per farlo regolabile, che è una cosa un po' anomala col 7805. Allora, come avevamo visto da schema, abbiamo messo una resistenza praticamente fra l'uscita e il piedino centrale, che non è collegato alla massa, che non è collegato al negativo questa volta, e fra il negativo e il piedino centrale e la resistenza, come si è visto da schema, abbiamo messo il trimmer, praticamente né più né meno come se fosse un LM317. Una cosa importante, la dico se no qualcuno me la fa notare: per evitare auto-oscillazioni fra il piedino d'ingresso dell'integrato e la massa e fra il piedino d'uscita e la massa, di solito si mette un condensatore sia per l'ingresso che per l'uscita da 100.000 picofarad, e ci si mette anche un piccolo elettrolitico. Io qui non l'ho messo perché tanto è un esperimento, è una prova. Allora, come vediamo qui ora segna circa 15 volt. Spero si capisca abbastanza bene. Se io regolo il trimmer, se lo trovo, la tensione scende, spero di non esserci davanti, vedete? Ovviamente la tensione minima che possiamo tirare fuori sono i famosi 5 volt dell'integrato. Se l'integrato invece di essere un 7805 fosse stato un 7808, avremmo tirato fuori un minimo di 8 volt. Comunque in questa maniera qui abbiamo un ingresso di 20 volt e si va praticamente da 5 fino a quasi 20 volt. Scusate, ma mi casca sempre il cacciavite fuori del taglio. Ecco, qui siamo quasi a 19 volt, da 5 a 19 volt. Abbiamo fatto un alimentatore regolabile che comunque sia rimane stabile. Ora lo riporto sui 15 volt circa, non sto a trovare il pelo nell'uovo, e poi si guarda quando aziono quanto cala. Vi inquadro un attimino meglio, che in questa maniera, se vedete ballare un attimino il display, è colpa della videocamera. Azioniamo il carico, praticamente non è sceso di quasi nulla. La stabilizzazione è rimasta la stessa e abbiamo fatto un piccolo alimentatore regolabile, un po' fuori dagli schemi. Non è che ho inventato l'acqua calda, è una cosa che si sapeva da molto. Comunque abbiamo fatto un piccolo alimentatore regolabile con l'LM7805. Ora ovviamente per fare un alimentatore regolabile si usa, se si deve usare proprio un integrato, di solito si usa l'LM317. Ma perché ho spiegato questa cosa? Perché può sempre fare comodo. Per esempio io avevo una ventina di questi qui, ve lo faccio vedere da vicino, è l'LM340K. Praticamente è come un 7805 in contenitore TO3. Ce ne avevo tanti, mi serviva di farci un alimentatore senza stare a diventare matto, siccome l'alimentatore era 13 volt e 8,
ho usato questi invece di usare un altro tipo di integrato, cioè diciamo possiamo usare quello che c'è in casa e poi la conoscenza, come si sa, non invecchia mai. Allora anche questo piccolo video è finito, spero che l'uso un po' anomalo degli integrati fissi, degli stabilizzatori di tensione fissi vi sia servito, cioè vi serva magari in futuro, vi abbia dato qualche idea per qualche spunto e io se è così sono contento. Se il video vi è piaciuto ovviamente mettete mi piace, iscrivetevi al canale chi non l'ha fatto e chi vuole può azionare la campanella che verrà avvisato quando esce uno dei prossimi video miei. E niente, c'è poco da dire, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!